Come funzionano i freni di una MotoGP? Come riescono a frenare la moto da 350 a 100 km/h in soli 5 secondi? In questo video lo scopriremo. Prima di vedere come è fatto l'impianto frenante di una MotoGP, bisogna sapere che tutti i piloti hanno a loro disposizione tre forze frenanti: il freno anteriore, il freno posteriore e il freno motore. Il freno anteriore rappresenta circa il 70% della forza frenante utilizzata dal pilota e come il freno posteriore viene gestito al 100% dal pilota. Il freno motore invece contribuisce a frenare la ruota posteriore ed è gestito completamente dall'elettronica. È inoltre possibile personalizzare l'intervento del freno motore per ogni curva. Questo grazie a un sensore GPS posizionato sulla moto che ha la capacità di capire esattamente dove si trova la moto. Quindi per esempio sarà possibile impostare in centralina che in curva 3 per esempio ci sarà un 30% di intervento del freno motore e in curva 4 invece il 20% di intervento del freno motore. Iniziamo a vedere come funziona un impianto frenante di una MotoGP partendo dalla pompa freno anteriore. La pompa è composta da un serbatoio dell'olio, dalla leva freno e all'interno della pompa si trova un pistoncino che svolge la funzione di pompante. È inoltre presente un sensore della telemetria che registrerà quando e in che modo il pilota utilizzerà il freno anteriore. I piloti quando agiscono sulla leva freno generano una pressione fino a 12 bar e a sua volta la leva spingerà il pistoncino che andrà a comprimere l'olio che si trova all'interno dell'impianto frenante. Questa pressione permetterà poi all'olio di spingere i pistoncini che sono presenti all'interno della pinza freno verso l'esterno, portando le pastiglie a contatto con i dischi. A questo punto si genererà un fortissimo attrito tra dischi e pastiglie che permetterà alla moto di frenare. Le pinze di una MotoGP sono fatte interamente in alluminio e ricavate dal pieno, ciò significa che per fare una pinza freno di una MotoGP si partirà da un unico blocco di alluminio e attraverso varie lavorazioni si arriverà a ottenere una pinza freno. Questo garantirà leggerezza e resistenza alle più alte sollecitazioni. Inoltre presentano sia sulla parte superiore sia sulla parte inferiore delle alette che servono a dissipare il calore generato dalla frenata. Al suo interno sono presenti 4 pistoncini, 2 per ogni lato, che hanno il compito, come abbiamo visto poco fa, di spingere le pastiglie verso i dischi freno. I pistoncini presentano dei fori che servono anche loro, come le alette della pinza, a dissipare il calore generato. E se tutto questo non dovesse bastare, i team possono montare dei convogliatori che portano aria fresca direttamente alle pinze freno in modo da raffreddarsi. Passiamo ora ai dischi freno. I dischi freno della MotoGP sono fatti in carbonio. Questo perché il carbonio è più leggero dell'acciaio ed inoltre un disco freno in carbonio garantisce molta più costanza di rendimento della frenata di uno in acciaio. In passato venivano cambiate le pinze freno e montati dei dischi in acciaio in condizioni di bagnato. Questo perché i dischi in carbonio, bagnati dall'acqua, non riuscivano a mantenere una corretta temperatura di funzionamento. Da qualche anno invece il problema è stato risolto montando dei convogliatori che vanno a coprire il disco freno e sia per l'asciutto che per il bagnato viene utilizzata la stessa pinza freno. I team hanno a disposizione 5 misure di dischi freno, ma la maggior parte dei team si orienta sui dischi da 320 e 340 mm. Per ogni misura poi ci sono due tipologie di disco, i dischi High Mass, quindi a fascia alta, e i dischi Standard Mass a fascia bassa. La loro temperatura di esercizio va dai 200 agli 800 gradi con un range ideale che va dai 300 ai 450 gradi. Ogni disco impiega un tempo diverso per arrivare alla temperatura minima e alla temperatura massima di esercizio. Quindi la scelta andrà fatta in base al circuito, alle condizioni ambientali e allo stile di guida del pilota. Ad esempio a Motegi in Giappone, dove si generano delle frenate fino a 1.7 G, i team per questioni di sicurezza sono obbligati ad utilizzare i dischi da 340 o 355 mm. Questo perché grazie a una superficie superiore del disco il calore verrà dissipato più facilmente.
Forse arrivati a questo punto vi starete chiedendo il perché non si utilizzano sempre freni da 340 mm, considerato che frenano di più di quelli da 320 mm e inoltre si raffreddano più facilmente. Il motivo è che un disco da 340 mm è vero che è più prestazionale, ma pesa di più di uno da 320 mm. E di conseguenza con dei dischi da 340 mm la moto risulterà un po' più pesante da manovrare. Passando al freno posteriore bisogna dire che il funzionamento è lo stesso di quello anteriore, con la dovuta differenza che essendo sollecitato molto meno, sul posteriore troviamo un singolo disco che oltre ad essere molto più piccolo di un disco anteriore non è in carbonio ma in acciaio. Questo perché un disco posteriore in carbonio non riuscirebbe a mantenere la temperatura ideale di funzionamento. La pinza inoltre può avere anche soltanto due pistoncini. Questo dipenderà ovviamente da quanta potenza frenante vuole il pilota sul posteriore. E da diversi anni inoltre sono stati introdotti dei comandi del freno posteriore a pollice o indice. Questi due comandi permettono di avere più sensibilità del classico freno a pedale. Il pilota però potrà utilizzare entrambi i comandi perché l'impianto del freno a pollice o indice viene collegato in parallelo alla pinza posteriore, oppure in sequenza passando per la pompa freno azionata a pedale, quindi sostanzialmente un impianto non esclude l'altro. Se questo MotoGP Tech ti è piaciuto, fammelo sapere qui sotto nei commenti, lasciami un like di supporto e iscriviti al canale per non perderti altri video come questo.